Cominciamo con l'estratto di pomodoro. Non vi preoccupate, se non avete l'estrattore potete usare un passaverdure o una centrifuga. Inseriamo i nostri pomodorini, mi raccomando, ben lavati. Lo scarto dell'estrattore lo disponiamo in una placchetta con della carta da forno, lo facciamo essiccare in forno o in essiccatore o semplicemente, se fuori fa caldo, tutta la giornata. Prendiamo delle carote e andiamo semplicemente a farle a pezzettoni irregolari e inseriamole nell'estratto. Un po' di sedano, anche qualche foglia, non farà male. Prendiamo dei cipollotti e anche loro a pezzettoni, con tutto il gambo. Per la volta dell'aglio prendiamo una testa e la dividiamo in due parti non proprio uguali. Utilizzeremo solo la base. Timo, del basilico e della maggiorana fresca e un pizzico di sale. Mischiamo bene e lasciamo macerare dalle 12 alle 24 ore, a seconda del vostro gusto. Andiamo a calare la pasta in acqua salata. Per ogni litro di acqua ci vogliono 7 grammi di sale. Prendo il nostro pomodoro essiccato, ovvero le bucce e gli scarti, e le metto in un tritaspezzi o un macinacaffè. Lo verso in una ciotolina ed ecco qua la mia polvere di pomodoro. Prepariamo una boule con del ghiaccio, ci versiamo l'acqua e lo stesso quantitativo di sale che abbiamo messo per cuocere la pasta, ovvero 7 grammi per litro d'acqua. Scogliamo gli spaghetti nell'acqua e ghiaccio. Useremo questo metodo alternativo invece di passarla sotto l'acqua corrente per due motivi. 1. Risparmieremo dell'acqua. 2. Il sapore sarà più equilibrato. Bene, adesso possiamo andare a mantecare il nostro spaghetto col pomodoro. Pezzetto di basilico, un filo d'olio extravergine di oliva e possiamo andare a girare. Possiamo impiattare, arrotoliamo i nostri spaghetti, adagiamoli sul nostro piatto e infine diamo una spolverata di polvere di pomodoro, qualche fogliolina di basilico e ricotta salata. Buon appetito! E ora assaggiamo!